Approfittando degli sconti del Black Friday 2024, quindi a novembre scorso, ho trovato sul sito Elegoo un'ottima offerta di 269 euro spedizione inclusa per la Saturn 3 Ultra. Nonostante fosse uscita sul mercato già da diversi mesi la Saturn 4 Ultra, ho deciso di propendere per la Saturn 3 Ultra per una serie di considerazioni. In questo video quindi voglio confrontare le due stampanti per mostrarvi quelle che sono le considerazioni che ho fatto prima di procedere all'acquisto e decidere quindi di acquistare la Saturn 3 Ultra anziché la 4, facendomi convincere da una serie di caratteristiche e anche ovviamente dalla grossa differenza di prezzo che avevano in quel momento le due stampanti. Tutto questo per capire, magari anche insieme a voi, se effettivamente ho fatto bene oppure no ad acquistare la versione precedente della Saturn Ultra, quindi la 3 anziché la 4, oppure avrei fatto meglio invece ad acquistare l'ultimissima versione e quindi godere anche delle nuove caratteristiche che offriva questa stampante Elegoo. Per comprendere meglio il confronto che ho fatto e le considerazioni che ho fatto, ho preparato uno schema riassuntivo di quelle che sono le caratteristiche principali delle due stampanti. Ovviamente caratteristiche che sono quelle dichiarate dal produttore. E da quelle caratteristiche quindi ho poi tratto le mie considerazioni e quindi la mia scelta finale. La prima caratteristica che prendiamo in considerazione è quella della tecnologia di rilascio. Nella Saturn 3 Ultra è quella di tipo tradizionale, quella che conosciamo ed è largamente diffusa in tutte le stampanti 3D a resina. Nella 4 Ultra invece Elegoo ha introdotto un nuovo tipo di tecnologia che viene chiamata tilt release. Sostanzialmente in che cosa consiste? Ogni volta che viene stampato un layer, il serbatoio viene ruotato leggermente rispetto al piatto. In questo modo l'oggetto rimane attaccato al piatto e si stacca più facilmente appunto dal resto della struttura, dal resto del contenitore. In questo modo, assicura Elegoo, i tempi di realizzazione dovrebbero essere più veloci. Tuttavia però il secondo parametro, la seconda caratteristica che vado a vedere in questa tabella riguarda proprio la velocità di stampa e sostanzialmente possiamo vedere che è uguale in entrambe le stampanti, quindi va bene la tecnologia di rilascio nuova, migliorata, ma sembrerebbe che a dichiarazione dello stesso produttore la velocità di stampa comunque non è effettivamente migliorata. Una caratteristica, quella del rilascio, della tecnologia di rilascio, che mi ha lasciato un pochino perplesso. Infatti, leggendo su qualche blog, su qualche sito e anche su qualche gruppo sui social, ho notato che ci sono alcuni utenti che hanno avuto dei problemi con questa tecnologia e ho pensato che comunque affidarsi a una tecnologia completamente nuova, il primo modello che viene rilasciato con questo tipo di tecnologia, e ho pensato che forse non poteva non essere una buona idea. E ho preferito da questo punto di vista dare un punto in più alla Saturn 3 Ultra che aveva una tecnologia di rilascio di tipo tradizionale che comunque era sicuramente affidabile rispetto a quella della 4 Ultra. Poi sicuramente in futuro questo mi potrà dare ragione o mi potrà dare torto, questo adesso non lo sappiamo, probabilmente non lo sappiamo dire. La risoluzione XY, ovvero la risoluzione sostanzialmente dello schermo LCD, è uguale per entrambe, quindi da questo punto di vista è un pareggio. Così come è un pareggio anche il volume di stampa. Il volume di stampa sostanzialmente è identico, anzi, se vogliamo essere precisi e anche onesti, dobbiamo dare un punteggio superiore alla Saturn 3 Ultra che ha un volume di stampa maggiore avendo 4 cm in più sull'asse Z, a dichiarazione sempre del costruttore. Per quanto riguarda la light source, ovvero quindi la sorgente luminosa, Elegoo parla per quanto riguarda la 4 Ultra di una, leggo, migliorata uniformità di campo, tanto da essere pari al 92%, quindi realizzando dei risultati di stampa migliori e più accurati. Tuttavia non ho mai sentito parlare di stampe di bassa qualità per quanto riguarda la Saturn 3 Ultra, anzi che è sempre stata detta di tutti tra le migliori stampanti a resina, almeno per quanto riguarda la stampa non professionale. Quindi da questo punto di vista va bene, sono due tecnologie diverse, sono due sorgenti di luci diverse,
ma non mi sento di dare un punteggio superiore alla 4 Ultra. Per me è un pareggio. Per quanto riguarda il touchscreen ci sono delle piccole differenze, ma il touchscreen sinceramente della Saturn 3 Ultra l'ho provato, funziona benissimo e sarà migliore quello della 4 Ultra, ma io non mi sento anche qui di dare un punteggio, di assegnare un punto in più alla 4 Ultra. Per me anche questa caratteristica è un pareggio. Per quanto riguarda il bed leveling, qui c'è un attimo un passaggio da fare. Per quanto riguarda la Saturn 4 Ultra viene dato come automatico, quindi c'è il livellamento del piatto automatico rispetto alla Saturn 3 Ultra che invece ha un livellamento del piatto di tipo tradizionale manuale, dobbiamo essere noi a impostare il giusto livellamento del piatto per poi procedere con le stampe e non farle fallire. Tuttavia sicuramente è un vantaggio anche perché con un singolo clic viene scritto che viene effettuato questo auto leveling. Tuttavia io devo dire che avendo la stampante, la Voxelab Proxima 6 da circa 4 anni, ho livellato il piatto soltanto una volta quando l'ho acquistata. Dopodiché ho anche cambiato il FEP e anche quando ho cambiato il FEP non ho livellato il piatto una seconda volta. Quindi, ok, è una funzionalità utile, ma quanto effettivamente la utilizzeremo nell'arco di vita della stampante? Secondo me poche volte. O magari la utilizzeremo soltanto per essere sicuri, per essere tranquilli di lanciare una stampa che non fallisca, ma effettivamente quel lancio, quell'autolivellamento probabilmente sarebbe inutile. Ecco, qui entriamo invece per quanto riguarda la Saturn 4 Ultra in quelle che sono le caratteristiche probabilmente più interessanti di questa nuova stampante, ovvero l'AI camera, il self-test e il mechanical sensor. Perché l'AI camera non è soltanto la videocamera, diciamo, con intelligenza artificiale, non è soltanto quella che inizialmente veniva pubblicizzata come la possibilità di avere una telecamera all'interno della stampante che poteva creare dei video del nostro modello che veniva stampato progressivamente, ma appunto ha delle funzionalità di intelligenza artificiale che ci comunicano se il piatto è vuoto, quindi nel momento in cui il piatto esce fuori dalla resina, fuori appunto dal bagno di resina, se non ci sono oggetti attaccati sul piatto, appunto ci potrà dare una notifica, così come ci potrà dare una notifica se rileva un warping, quindi un leggero distaccamento dell'oggetto dal piatto. Questo può essere sicuramente una cosa interessante ed utile, soprattutto queste due funzionalità piuttosto che quella di realizzare video. Self-test viene dichiarato come la possibilità per la Saturn 4 Ultra di eseguire una serie di controlli sulla stampante per verificare se tutte le sue parti funzionino correttamente. Non ho capito bene che cosa serva, ok, però non credo che sia una cosa fondamentale. Mi sembra più interessante invece l'altra funzionalità, anch'essa non fondamentale, quella del sensore meccanico, che controlla non soltanto il discorso dell'autolivellamento del piatto, ma anche eventualmente se la resina sta finendo e quindi ci può dare una notifica. Certo, ovviamente dobbiamo essere poi lì presenti o lì in zona per poter poi andare a refillare la stampante di resina, perché se siamo lontani possiamo soltanto eventualmente bloccare, arrestare la stampa che comunque fallirà. Però comunque sia, è sicuramente una funzionalità interessante. Un'altra caratteristica è quella del Wi-Fi cluster printing. Sul sito viene descritta come la possibilità di gestire facilmente più stampanti contemporaneamente attraverso un unico dispositivo. Questa cosa al momento non mi serve, quindi io non mi sento di dare un punteggio superiore alla 4 Ultra per questa caratteristica, che comunque sicuramente può avere il suo senso per chi magari deve gestire più stampanti contemporaneamente, magari più stampanti, più Saturn 4 Ultra contemporaneamente. E infine il prezzo. Nel momento in cui ho preso la decisione di acquistare la stampante, la 4 Ultra, la Saturn 4 Ultra costava 399 euro, mentre la Saturn 3 Ultra costava 269 euro in offerta appunto per il Black Friday 2024.
una differenza di prezzo del circa 33%. E per questo, alla luce di tutte queste considerazioni, ho deciso di acquistare la Saturn 3 Ultra e risparmiare questi 130 euro magari in attesa di una futura offerta della Saturn 4 Ultra da acquistare magari tra 1 o 2 anni. Ok, per questo video abbiamo terminato. Non so cosa ne pensate, se volete fatemelo sapere nei commenti, qual è la vostra idea, quale stampante delle due alla luce di queste considerazioni avreste comprato voi. Io intanto in descrizione vi lascio i link sia per la 4 Ultra, per la Saturn 4 Ultra, sia per la Saturn 3 Ultra, che comunque sono due ottime stampanti. Anzi, se la differenza di prezzo fosse stata molto minore, sicuramente avrei acquistato la 4 Ultra. Per ora è tutto, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!